Oggi sono a bordo della Smart 44 di seconda generazione. Si tratta della 70 Prime, equipaggiata con un 3 cilindri in linea di 1 litro, capace di 71 cavalli, 91 Nm, uno 0 a 100 di 15,9 secondi, velocità massima 151 km/h su un peso pari a 975 kg. Questo propulsore a benzina promette consumi nell'ordine dei 25 km/l nel misto. Ovviamente i dati sono, come spesso accade, un po' lontani dalla realtà, avendo personalmente rilevato un consumo pari a 19 km/l. Comunque, tutto sommato, un valore nella norma. Questa a 2 volumi, come vi avevo anticipato sia qui che su Instagram, mi sta tenendo compagnia in attesa della mia nuova auto. Dunque ho avuto modo di guidarla un bel po' avendola noleggiata. Il propulsore, posizionato tra le ruote posteriori, non è di certo il migliore che si possa trovare in commercio, in quanto a grinta e ad elasticità. Come per moltissime city car è un cancello praticamente. Sale molto lentamente di giri, per effettuare un sorpasso ci mette una vita e sostanzialmente impiega sempre troppo tempo per guadagnare velocità. Altri 3 cilindri in commercio sono decisamente più cattivi, vedi la Volkswagen Up. La piccola tedesca, nonostante 10 cavalli in meno a parità di frazionamento e peso, è migliore sia in quanto ad accelerazione che a propensione per la velocità. L'ho spremuta all'inverosimile durante le mie vacanze estive e vi assicuro che viaggia davvero. In abbinata c'è il cambio manuale a 5 marce, ben rapportate in modo da non dover effettuare troppi cambi in marcia nella guida urbana. Il progetto Smart venne sviluppato dal gruppo Daimler, dunque Mercedes, nel 2004. Volendo far breccia nel segmento delle utilitarie, misero in piedi quella che fu la prima 4Q. Successo planetario, tutte le città vennero invase dalle 2 posti con schema tutto avanti, motore e trazione, e la piccola Smart divenne sinonimo di praticità. La prima generazione della 44 venne sviluppata insieme a Mitsubishi, condividendone le basi con la Colt. Il modello non ebbe successo, era inguardabile ed insipido, tanto che nel 2006 venne ritirato dal mercato. La seconda generazione della 44, che sto guidando adesso, condivide la meccanica con la sorella a 2 posti, mentre per allungare il passo fu stretta una collaborazione con Renault, traendo tutto ciò che serviva dalla Twingo. L'assetto è senza dubbio a suo favore: guida leggermente rialzata, pneumatici da 165-65 con una buona spaglia, capaci di assorbire ogni singola buca o sconnessione. I cerchi in lega da 15 pollici, compresi nel pacchetto Passion scelto per questa 44, le danno un'aria sicuramente meno cheap. I freni disco davanti e tamburo dietro non hanno granché peso da fermare, dunque non possono che essere sufficienti. Nel 2020 però è imbarazzante non avere il disco anche dietro. Nota super positiva, l'angolo di sterzata. Non esagero nel dire che con questa Smart ci si può quasi girare sul posto. Attenzione. Comoda, pratica e agilissima. Esteticamente mi piace, è molto ma molto più aggraziata rispetto alla prima generazione della versione a 5 porte della Smart. 80 cm più lunga della 4Q, non supera comunque i 3,5 m di lunghezza, misura ideale per muoversi in città. La combinazione bicolor attira l'occhio e si può scegliere tra tantissime combinazioni. Belli i LED diurni al frontale, che somiglia un po' troppo al posteriore. Omologata per 4, dietro è abbastanza accogliente, anche se il doppio tettuccio, bello da vedere, ruba un po' di spazio in altezza. È lentissimo. Davanti invece si sta veramente come in poche altre compatte. I volumi sono sfruttati al 100%. Sono alto 1,93 m, peso poco meno di 100 kg e ci sto perfettamente. Siete mai stati su una 500? Bene,
Questa offre uno spazio praticamente doppio. I materiali sono ampiamente sufficienti a livello qualitativo, così come l'impostazione generale di plancia e console. Lo schermo fisso centrale appare troppo vecchio, la connettività poteva essere migliore. Passando al bagagliaio, lo spazio è poco, ma se si abbattono i due schienali posteriori si ricava un bel pianale che consente di caricare davvero tantissimo. Parliamo un po' di costi. Il prezzo di quella che sto guidando si aggira sui 16.000 euro. Non è economica, l'app che ho citato prima per esempio parte da 14.000 euro. E per renderla carina bisogna spendere per ogni singolo optional, dai fendi nebbia ai cerchi in lega. Onestamente mi ha dato modo in fin dei conti di preferirla alla piccola Volkswagen, sia per la posizione di guida che la maggior personalità a livello di design. Vero, il propulsore è fiacco, ma la guida è comunque bella fluida. La maneggevolezza la pone davanti a quasi tutte le concorrenti. Con alle spalle il gruppo Daimler si può tranquillamente prendere una di queste per darci dentro in mezzo al traffico. Mi ha soddisfatto sia quando ho dovuto caricarla parecchio, sia quando dovevo parcheggiarla al volo e anche quando l'ho spinta al massimo per testarne la stabilità. Prezzo a parte, se ne trovano comunque di tutti i tipi, con una manciata di chilometri potete portarvele a casa ad un costo più che ragionevole. La vorrei provare ulteriormente in altre due versioni, agli antipodi. La Brabus da 20.000 euro equipaggiata con un turbo che spinge la potenza fino a 109 cavalli, 170 Nm e uno 0 a 100 migliore di oltre 5 secondi rispetto a questa, e la EQ, la versione totalmente elettrica, promette 153 km d'autonomia, davvero pochi per la batteria da 17,6 kWh, e prestazioni molto buone grazie agli 82 cavalli e 160 Nm. Costa tanto, 24.918 euro la base, ma chissà come fila grazie alla coppia immediata del motore elettrico. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!